sembra strano, ma anche una canzone, una semplice canzone può dare speranza, può dare vita. E penso che anche per una semplice canzone, come un bicchiere d'acqua dato a un assetato, un giorno Dio potrà dirmi: io ero lì in quelle persone e tu mi hai cercato e mi hai amato. Misericordia sarò per te. Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gel Rosso, uno di quelli che ha iniziato il Gel Rosso 54 anni fa. E nel Gel Rosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gel Rosso aveva ricevuto da Chiara Lubich una missione: portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita, quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Ciao a tutti, col caffè con lode di oggi voglio ripercorrere con voi la genesi della canzone Io ero lì. Quando mi accingevo a scrivere il testo di questa canzone venivo fuori da un periodo molto difficile per la mia salute. Credevo di non farcela. Quei pensieri mi facevano dire che restava poco tempo. Però, invece di impaurirmi, ho avuto una grazia di sentire la bellezza della vita, la bellezza del creato, l'importanza del tempo che mi rimaneva, ma soprattutto dentro sentivo una grandissima gratitudine per Dio, per avermi dato la vita, per avermi chiamato a seguirlo, per avermi mostrato come incontrarlo nei prossimi, nelle persone che con me percorrevano questo viaggio della vita che per me forse era arrivata al capolinea. E mi chiedevo spesso: cosa sarà l'incontro con Gesù? Quando mi troverò con Lui faccia a faccia, che gli dirò? O meglio, cosa dirà Lui a me? È strano. Devo dire che nella mia vita non ho avuto mai paura di questo momento, perché come qualcosa mi diceva dentro: stai tranquillo, non aver paura, sia serena. E sì, difatti grazie a Gesù io non avevo incontrato un Dio giudice, avevo incontrato un Dio Padre, misericordia. Gesù era qualcuno che io sentivo sempre vicino, un compagno del mio viaggio. Lui condivideva con me tutto, le mie gioie, i dolori, le pene, le sconfitte e le vittorie. E lui mi aveva insegnato una cosa importante, che lui si trovava dietro ogni prossimo, dietro i piccoli. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo, l'avete fatto a me. Sintetizzato, mi ricordo quelle frasi: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero in carcere, ammalato e siete venuti a trovarmi. Le opere di misericordia erano lo scrigno che io dovevo presentare a Gesù quando l'avrei incontrato faccia a faccia. Sì, perché lui ritiene fatta a sé tutto quello che facciamo agli altri. È come un flashback. Ho riguardato tutta la mia vita. Veramente l'avevo attuato queste opere di misericordia? Era andato bene? Però, scrivendo le parole delle canzoni, mi rendevo conto come che Gesù stesso mi illuminava quei momenti che avevo vissuto con gli altri. E avevo cominciato a scrivere nel clochard accartocciato, dietro un letto di cartone, nello sguardo allucinato in un sogno di prigione, nelle vite rifiutate, nelle pelle violentate, nei caduti senza nome, mi hai cercato, io ero lì. Che bel dono che mi aveva fatto Dio della vita per averlo potuto incontrare
in tutte queste persone sole, disperate, abbandonate, moribonde. Ma poi ho avuto anche un altro pensiero. Io non ero da solo, forse lo diciamo spesso nelle nostre canzoni. Io vivevo con un gruppo con cui avevamo promesso di volerci bene, ma per andare incontro agli altri. Come avevamo vissuto queste opere misericordia noi assieme? Se penso alle lunghe tournée che abbiamo fatto, correndo da una parte all'altra della terra, se penso ai luoghi di recupero dei tossicodipendenti, se penso ai carcerati che siamo andati a trovare, lavorando anche con loro, se penso ai malati che siamo andati a trovare facendo delle pazzie incredibili per stare con loro, se penso al conforto che abbiamo potuto dare ai disastrati dopo degli eventi catastrofici della natura, oppure provocati dagli uomini, come a Sarajevo, dopo la guerra nei Balcani, quando siamo stati a Tagloban, dopo l'uragano, quando siamo stati all'Aquila, ad Amatrice, dopo i terremoti. Se penso, soprattutto in questi ultimi tempi, la corsa, l'incontro che abbiamo avuto con i rifugiati. Siamo stati a Lampedusa, siamo stati diverse volte a Bihac, in Bosnia, e che bello era vedere i volti illuminarsi di gioia, di speranza, pur in mezzo a un paesaggio che parlava solo di distruzione e di morte. E poi se penso anche alle grandi e piccole persecuzioni che abbiamo avuto, che abbiamo dovuto subire, e la lotta contro il bullismo, contro ogni tipo di violenza che noi avevamo abbracciato, di andare contro, di dire il nostro no a tutto quello che fa male all'umanità. Veramente quante volte si sono illuminati, quante volte abbiamo visto rinascere. Sì, noi abbiamo corso tanto, e tutto per testimoniare l'amore di Dio per le persone. Seguire Gesù, stare dietro di Lui per servirlo, non è come fare una passeggiata nel parco, è una salita verso l'alto, ma una salita che ci promette fin da questa terra il centuplo che Dio ci darà. Allora ho scritto tutto il testo della canzone, ma con un desiderio profondo che diventasse realtà per ogni persona che l'avrebbe ascoltato. Un giorno ci si è presentata un'occasione molto particolare. Ci è stato chiesto dalla Fazenda Esperanza di Frei Jans del Brasile di fare un inno per la loro istituzione. Mi sono ricordato di questa canzone, mi sembrava la più adatta, e così ho dato il testo a Benny Handel, il nostro compositore, che ha fatto la musica adattissima al testo. Abbiamo poi dato la musica, il testo al nostro orchestratore Emanuele Chirco, ed è la canzone che adesso vi inviterò a sentire. Sì, io penso che anche per una canzone, anche come quando si dà un bicchiere d'acqua a un assetato, un giorno Dio potrà dire: io ero disperato, io ero angosciato, e tu mi hai dato speranza, mi hai aiutato a vivere. Misericordia, sarò per te. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, e vi invito a sentire la canzone facendo clic in questo riquadro.